Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile 2023. Ok, abbiamo due carte. Interessante, abbiamo la carta dell'eremita e la carta del matto, ragazzi. L'eremita è una carta che normalmente parla di un isolamento voluto, magari in qualche caso anche non voluto, però che vi dà comunque la possibilità di guardarvi dentro e vedendo poi anche la carta del matto dopo, come la sensazione che sia un momento necessario per darvi una nuova spinta, per darvi una nuova fiducia alla vita anche. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come dico sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che è una guida su come unire più oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, iniziamo con un asso di spade, un 10 di coppe, un 6 di pentacoli, il 2 di bastoni, il 4 di coppe, il 2 di coppe e il mago. Cari amici, questo asso di spade al contrario è una verità che viene a galla o che è venuta a galla probabilmente grazie a questo momento di eremita. Qualcuno si è reso conto di qualche cosa o semplicemente ci si sta prendendo il tempo per mettere in ordine i propri pensieri. Il fatto che il 10 di coppe e il 6 di coppe siano al contrario mi danno la sensazione che ci sia una sorta di disequilibrio o a livello familiare o a livello relazionale e può essere un disequilibrio sia da un punto di vista emotivo che da un punto di vista pratico, quindi magari uno dei due dà più dell'altro, si presta più dell'altro o cede anche più dell'altro. Può anche essere una questione di disequilibrio a livello economico, dove magari uno dei due apporta di più, oppure uno dei due, per esempio, fa di più in casa o per una determinata situazione. E poi abbiamo anche questo 2 di bastoni, che è sempre una carta, sì, che indica, diciamo, due mondi, quello a cui si è abituati, quello in cui si sta vivendo e quello che si sogna realmente, quello mm, verso il quale si vorrebbe andare. Il 4 di coppe al contrario mi dà da pensare, ragazzi, che ci sia qualche paura probabilmente per qualcuno o di essere rifiutati o è una carta di cecità normalmente. Quindi o siete voi che non state vedendo qualcuno o se avete già in mente una persona, può essere che sia questa persona, però è un vostro timore, è come se fosse una vostra proiezione, una vostra paura. Non è detto che questa persona effettivamente vi rifiuti o che rifiuti la proposta che avete da fare a questa persona, se per caso avete una relazione da tanto tempo e volete affrontare un certo tema, insomma. Terminiamo poi comunque con un 2 di coppe e la carta del mago e andiamo a vedere poi dopo di che cosa si tratta. Bene, cominciamo a spiegare bene questo wow, asso di spade al contrario che è spiegato di nuovo dalla carta del matto, la carta del giudizio e il wow, tre arcani maggiori ragazzi, il matto, il giudizio e il diavolo. Qui si tratta di mettere, perché avete un forte impulso, io sento, per quello che è l'andare avanti, per quello che è il cambiare situazione, l'andare verso nuove prospettive, verso nuove avventure,
verso il nuovo semplicemente. Però ho come la sensazione che ci sia un passato molto molto forte e da lì è qui che arriva l'eremita. Scusate. Ogni tanto ce la faccio a mettere in pausa il video, ogni tanto no. E comunque l'eremita arriva proprio per farvi guardare dentro qual è la vostra verità reale, cosa è valido per voi, ok? Perché qui con il diavolo e il giudice ci sono tanti condizionamenti legati al passato e anche al vostro modo di vedere o di percepire le cose. Andiamo a vedere questo 10 di coppe al contrario. Abbiamo un 8 di spade e infatti c'è proprio una sorta di gabbia mentale, ragazzi. Siete tanto condizionati dalle persone che vi sono intorno. Potrebbe essere la famiglia, appunto, anche degli amici, delle conoscenze. Però questo diavolo è proprio forte, c'è una sorta di condizionamento. Ho anche un altro tipo di lettura, ragazzi, se ve la devo dire tutta. Può essere che qualcuno si rifaccia vivo dal passato e mm, vi tenti, diciamo così, visto che c'è il diavolo, si parla di tentazioni. E potrebbe essere, visto che abbiamo anche qui un 3 di coppe, una persona che destabilizza comunque la coppia o la famiglia che avete creato. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, regina di bastoni e 4 di pentacoli. È come se vi foste affezionati a un ruolo, dove in realtà il completamento, la famiglia felice non c'è. Quindi potrebbe anche trattarsi di una storia clandestina per qualcuno, perché abbiamo diavolo e 3 di coppe, ragazzi. E comunque abbiamo anche il matto che parla di avventure. E sì, potrebbe essere una persona che magari si fa sentire dopo tanto tempo. È come un ruolo che non volete lasciare andare. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, ruota della fortuna e 5 di coppe. Sì, la ruota della fortuna indica sempre i cambi improvvisi, positivi ma improvvisi, però c'è anche un 5 di coppe, quindi se il cambio è improvviso, il 5 di coppe parla di una perdita da un punto di vista affettivo, da un punto di vista emotivo, ok? Quindi il decidere con questo 2 di bastoni vorrebbe dire cambiare le carte in tavola e comunque affrontare un periodo di perdita. E probabilmente per quello che c'è. Adesso andiamo a vedere questo 4 di coppe, però wow, asso di bastoni, 9 di spade e 3 di pentacoli. Quindi ragazzi, un inizio c'è, perché c'è un asso di bastoni. Potrebbe anche proprio essere un inizio di tipo passionale con una persona nuova o la riscoperta della passione all'interno della relazione. È come se questo nuovo inizio, questo nuovo approccio, questo passo vi desse la possibilità di iniziare a guardare quello che prima qui non si riusciva a guardare. In realtà, come vi dicevo prima, il 4 di coppa è una carta ancora di cecità, ma ha un po' la stessa energia dell'eremita, quindi è una carta di riflessione, una carta che sta pensando. Ehm, ma questo dà la possibilità di uscire da questo 9 di spade, quindi di uscire da questa serie di pensieri un po' martellanti e logoranti. È un'azione, ho come l'idea che ci sarà qualcuno, perché il 3 di pentacoli è una carta di collaborazione, una carta di progetti. Quindi può anche essere che ci sia un nuovo tipo di progetto, una nuova passione che prima che inizierete magari solo per stare meglio e che poi invece vi porterà a questo 2 di coppe. Ero lì che, era lì che volevo arrivare. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Perché il 2 di coppe è un fante di spade e c'è un 5 di bastoni. Potrebbe essere una persona che, sì, giovane, giovanile, piena di idee, piena di voglia di fare, che vi
come l'idea che con questo 2 di coppe potrebbe veramente nascere qualche cosa. Se prima è solo una comunicazione all'inizio, perché qui abbiamo sia l'asso di spade che il giudizio, che sono 2 carte che parlano di comunicazione. Qui c'è un po' il dubbio, anche se vi piace l'idea di stare con questa persona o l'idea di poter condividere, insomma, certi momenti con questa persona, magari è vero, vi rendete conto di non essere completamente appagati verso inizio aprile, potreste anche iniziare a farvi delle domande sul se c'è qualche cosa che si può cambiare, o se c'è qualche cosa che è il caso di lasciarsi indietro. Per qualcuno ci si sta domandando se è proprio il caso di lasciare indietro questa persona. Però ho come l'idea che il fare l'azione o il partecipare ad un determinato progetto, per iniziare ad uscire da questa situazione, ricordatevi che c'è la ruota della fortuna, si parla di destino, vi porterà a conoscere questo cavaliere, scusate, questo fante di spade, da cui potrebbe iniziare davvero una relazione in equilibrio. Tenete presente che il 2 di coppe è la carta del fidanzato, del fidanzamento, dell'incontro romantico, che non è solo l'incontro passionale, ma è anche qualche cosa che si dice, si comunica. Vi dico, c'è tanto entusiasmo, ma essendoci anche un 5 di bastoni, potrebbero anche esserci delle questioni ehm, da mettere a posto prima di iniziare, mettere i paletti, insomma. Andiamo a vedere questo mago. Comunque, nuovi inizi, nuove avventure, eh. Wow. 7 di spade e la stella. Ragazzi. Allora, il mago è una carta, lo chiamano anche l'alchimista, no? Quindi è una carta che vi indica la vostra capacità o la vostra possibilità di trasformare la vostra realtà a vostro piacimento, ed è una carta che vi dice che voi avete tutte le doti, le conoscenze, gli strumenti per fare questo. Cosa succede con queste 2 carte? Attenzione alle proiezioni, ai sogni, perché è vero, la stella parla di speranza, ma il 7, scusate, un 6 di spade, li confondo sempre in questo mazzo 6 e 7 di spade. È un 6 di spade. Fate attenzione a quello che vi portate dietro dall'infanzia che non è sano e che state proiettando nei vostri sogni. Quando c'è il 6 di spade si parla sempre di credenze limitanti, di qualche tipo di credenza, appunto, di convinzione che magari non si è neanche consapevoli di avere, ma che comunque lavorano in quello che state manifestando, e la manifestazione o in quello che state proiettando, in quello che state sperando, in quello che state desiderando o chiedendo all'universo. Mm, non lo so, vi faccio un esempio che è un esempio che ho fatto anche in uno dei video eh, della crescita personale. Se una persona è cresciuta collegando la felicità al fatto di avere una famiglia, quindi si è felici solo nel momento in cui si raggiunge l'appagamento familiare, quindi ci si sposa e ci si ha dei figli, questa persona farà le proprie scelte nella vita per riuscire a crearsi una famiglia, perché la sua convinzione è che senza famiglia non si può essere felice. Ok? Questa è una di quelle convinzioni limitanti da abbattere. Era un esempio come un altro, ehm, per pulire i vostri desideri, i vostri sogni, per materializzare, manifestare quello che realmente è la vostra verità, quello che serve a voi, quello che volete voi, il punto d'arrivo, l'obiettivo che fissate voi. E vi ricordo che con la carta della stella si parla proprio di fissare nuovi obiettivi, nuovi punti d'arrivo, nuovi sogni, nuovi desideri anche, appunto. Ok, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, perché ci sono diversi filoni, o c'è una sorta di riappacificamento, o è una storia e poi qui ne inizia un'altra, o appunto c'è qualche questione a livello familiare che vi potrebbe condizionare nei vostri movimenti, ma comunque avere il mago alla fine vi dice semplicemente di fare un'azione, di iniziare ad agire, di andare, di iniziare. Avete anche il matto di buttarvi, di fare il salto di fede fondamentalmente. E poi abbiamo la carta di riflessione che ve la metto proprio qui sotto la carta dell'eremita, perché fondamentalmente è un po' l'energia in cui vi sento, diciamo nella prima settimana di aprile, già nella seconda iniziano
a muoversi un po' di più le cose, più un metto in pratica. E poi c'è questo fantastico 2 di coppe che ragazzi fatemi sapere poi nei commenti, ok? Va bene, vi do ancora una meditazione di Findorn, una frase su cui riflettere, appunto riflessione. Senti la mia vita fluire e vibrare attraverso il tuo intero essere, rinnovandolo, ristorandolo, unificandolo. Giacché la mia luce riempie la tua mente, sii consapevole della chiarezza del modo di vedere, che ti libera da ogni dubbio e da ogni confusione, dissipando le tenebre. Giacché il mio amore ti riempie il cuore, l'amore fluisce attraverso di te, ricadendo su tutto ciò con cui entri in contatto. Tutto è uno, tutto è unità. Wow, amici della Vergine, devo dire, tra l'altro l'eremita è la vostra carta, devo dire che è una bella lettura, tutto sommato. Ripeto, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, se vi è piaciuta e se volete supportare il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere. Da oggi potete anche abbonarvi e nella sezione degli abbonamenti tratterò temi riguardanti la crescita spirituale, la metafisica, quindi tutto quello che sono i chakra, le vibrazioni, le dinamiche energetiche, come funzionano, come si manifestano nella realtà concreta. Insomma, sto cercando di rendere un po' più concreto tutto quello che è la teoria sul percorso di crescita. Spero, insomma, che possiate apprezzare anche questo tipo di iniziativa. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!